Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati anche oggi nel mio piccolo laboratorio. Allora, recensione al volo, oggi faremo questo unboxing e la recensione del saldatore a pistola della Parkside, modello PLDP 60A1 che venderanno alla Lidl il 4 aprile del 2019, come riportato nel volantino Lidl, a 12,99 €. Anzi, a proposito, questo marchio Shepak Shepak sempre marchio tedesco che venderanno alla Lidl, non so se è la prima e ultima volta oppure hanno intenzione di introdurlo assieme a Parkside. Boh, chissà, ci sarà. Intanto apriamo Parkside e proviamo Parkside, vediamo questa pistolina con questo rocchettino di stagno come funziona e quindi come si usa e quello che ci offre come possibilità di utilizzo. Apriamo la confezione. Come sempre leggiamo l'etichetta riportata sulla parte posteriore. Quindi saldatore a pistola con avanzamento del filo, è utilissimo per saldare con una sola mano grazie all'avanzamento del filo integrato. Ha 3 livelli di temperatura selezionabili compresi fra 150 e 170, 220, 250, 300 e 330. Ha il tasto per l'inserimento preciso del filo di saldatura, un indicatore LED che ci conferma il funzionamento all'allacciamento alla rete elettrica e il raggiungimento della temperatura operativa, una morbida impugnatura antiscivolo e lo spegnimento di sicurezza automatico dopo 20 minuti. La potenza nominale è di 60 watt e il diametro del filo che è possibile utilizzare ovviamente col sistema di scorrimento, se no altrimenti dovremmo utilizzarlo manualmente come gli altri saldatori, ma per farlo scorrere possiamo utilizzare un filo che abbia un diametro compreso fra 1 mm e 1 mm e 2. Gli accessori in dotazione sono un rullo di alimentazione con 20 grammi già di filo di stagno arrotolato e basta. La lunghezza del cavo è di ben 2 metri. Questo prodotto ha 3 anni di garanzia come tutti i prodotti della Parkside, quindi possiamo aprire il sigillo e vedere il contenuto. All'interno troviamo il rocchetto, la nostra pistola saldatore ed il libretto di istruzioni, come sempre da leggere e conservare. Allora, mettiamo da parte e vediamo il prodotto. Vediamo come si collega, come si unisce il rocchetto alla nostra pistola. E allora, questa parte metallica ha questa forma sagomata che va ad agganciarsi perfettamente qua dietro. Quindi si aggancia così. Dopodiché possiamo prendere una cima del rocchetto ed inserirlo all'interno di questo foro nella parte posteriore. Perfetto. Vediamo dunque come si presenta. Questa è la pistola già montata, pronta per essere utilizzata. Vediamo questi comandi riportati sulla stessa struttura, cosa ci indicano. Allora, questa è una rotella nella quale sono riportati i gradi che noi possiamo selezionare. Sulla parte alta c'è una piccola freccetta, quindi come abbiamo letto sul manuale di istruzioni può essere impostato da 150 a 170, 200 250, 300 330. L'avanzamento del filo è l'argomento che lascia più dubbi al riguardo, perché molte persone, leggendo nei vari forum, temevano che il tasto servisse ad azionare il riscaldamento della punta e che contemporaneamente lo stagno iniziasse a ruotare, e invece no, questo tasto serve a far avanzare lo stagno. Quindi facendo così noi provochiamo la fuoriuscita, guardate che io premo e la rotella ruota. Quindi questo tasto con questi clic ci permette di far avanzare lo stagno, che arriverà perfettamente dritto grazie allo scorrimento all'interno di questo tubicino e andrà a toccare la punta calda, quindi ci permetterà di saldare i cavi che noi vogliamo unire senza la necessità di andare a tenere lo stagno mentre saldiamo. Facciamo una prova.
Ho appena collegato l'alimentazione elettrica e il tasto di conferma del collegamento alla rete elettrica si è acceso. Adesso imposto la temperatura massima di 330 gradi. Inizia a fumare al raggiungimento della temperatura ottimale, quindi 330 gradi che abbiamo impostato, il LED diventerà verde. Ovviamente il tempo è messo a velocità 4x per evitare di attendere tutto questo tempo che diventi verde. Ok, adesso è diventato verde. Facciamo una prova, facciamo avanzare lo stagno, vediamo come funziona. Allora, premendo sulla rotella avanza lo stagno fino a raggiungere e quindi sciogliersi. Come vedete possiamo lavorare tranquillamente senza avere bisogno dell'altra mano. Allora facciamo adesso una prova, saldiamo questi due fili, metto a favore di camera, scaldo leggermente, dopodiché avanzo e saldo perfettamente. Primo, provo col secondo, scaldo, dopodiché senza l'uso dell'altra mano stagno. Adesso uniamo. Certo non è semplicissimo, però per lavori che non richiedono molta precisione, perfetto. E ho saldato i due fili. È una saldatura con una mano, io già non sono bravissimo a saldare, però con una mano sicuramente intimorisce un attimo come... Allora, sono riuscito comunque ad unirli, poi sta tutto alla bravura di chi salda e al posizionamento corretto dei fili. Sicuramente non lo ritengo ideale per andare a fare saldature come riportato sulla copertina, su schede o comunque lavori di precisione elevata, perché la punta del saldatore spesso non combacia col posizionamento dello stagno. Io adesso ecco che li separo, quindi per saldature che non richiedano la precisione assoluta può andare bene. Questa recensione più che altro non è sul funzionamento del saldatore di per sé, perché sappiamo come funzionano i saldatori, ma sul funzionamento dell'avanzamento. È un'incognita che spesso mi capita di notare su molte persone, perché effettivamente pure io la prima volta pensavo che si accendesse, premendo questo tasto si azionasse il riscaldamento della punta e di conseguenza l'avanzamento automatico di questa bobina. Poi se voi avete uno stagno migliore di questo, ma che abbia un diametro superiore come questo di qua, possibilmente non passerà dal tubicino, perché il diametro non è quello indicato nel libretto di istruzioni. Per rimuovere lo stagno dal suo interno basterà premere la parte posteriore e riavvolgere. Proviamo a fare anche a questo punto il passaggio dello stagno da 1,5 mm per vedere se forzandolo riusciamo ad utilizzarlo. Riesce a raccoglierlo fino ad un certo punto e anche a lavorarci. Quindi se vogliamo possiamo utilizzare anche uno stagno di qualità superiore che abbia un diametro maggiore. Va bene. Come abbiamo visto è un utensile comodo che ci permette di lavorare serenamente con una mano, con questo
avanzamento dello stagno semplicemente con la pressione del dito. Facciamo avanzare e possiamo lavorare con una sola mano senza avere il pensiero di dover tenere il pezzo mentre stiamo lavorando, se dobbiamo comunque mantenere contemporaneamente lo stagno. Questo ci aiuta. Ora sarà in vendita alla Lidl dal 4 di aprile. Ho voluto condividere con voi il funzionamento. Spesso vedo gente che lo prende, si chiede, commentando ad alta voce, se questo rocchetto avanzasse automaticamente, se insomma faceva mille ipotesi sul suo funzionamento. Il suo funzionamento invece è questo: si preme, avanza, riscalda, scioglie e salda. La temperatura è selezionabile, come abbiamo visto, su più livelli e la raggiunge abbastanza velocemente, quindi come prodotto funziona bene. Io recensisco lui, parlo di lui, però potete trovare online tanti prodotti che funzionano allo stesso modo, di fascia parallela, che abbiano lo stesso prezzo. Anzi, vi lascerò qualche link pure per poterlo comprare eventualmente su Amazon. E basta. Buone saldature a tutti. Ci vediamo per i prossimi video e le prossime recensioni. Però vi invito ad iscrivervi al mio canale, quindi cliccare pure sulla campanella per attivare le notifiche, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo per i prossimi video, recensioni, tutorial e tanto altro. Ciao da Riccardo e alla prossima.